Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ci divertiamo, sono tornato qui alla Rocca Calascio. La giornata, come vedete, è particolare, c'è un po' di sole ma ci sono anche molte nuvole all'orizzonte e questo ci fa sperare bene per il tramonto. Oggi con noi c'è anche Melody e c'è di là il nostro amico Ascanio che ci accompagnerà durante tutto il pomeriggio alla ricerca di un tramonto. E ci sono anche delle novità, infatti da oggi per un periodo di tempo abbastanza lungo utilizzerò una nuova macchina fotografica, una Olympus OM1 con una serie di lenti professionali di alto livello. Sarà molto interessante scoprire quanto questo sistema altamente performante sarà indicato per la mia fotografia di paesaggio. Rimanete con me così nel tempo scopriremo insieme tutte le funzionalità di questa macchina incredibile. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche e escursionistiche. Rimanete con noi perché quella di oggi sarà veramente una giornata molto divertente. Saranno circa 2 anni che non torno qui a Rocca Calascio, è sempre un posto incredibile, un posto magico. C'è qui il battistero Santa Maria della Pietà e da quella parte invece, guardate, c'è Rocca Calascio, il castello più alto d'Europa, noto e famoso perché ci hanno girato diversi film, tra cui il più bello forse di film è Lady Hawk, insomma, che il castello in quel film era anche un po' truccato, avevano aggiunto dei merli sulle torri, però il luogo è questo, veramente un luogo fantastico. Con noi oggi c'è Ascanio Buccella che un paio di settimane fa mi aveva consigliato il vallone di Santo Spirito. Ascanio, che dici, c'è un tramonto questa sera? Penso di sì, penso di sì, ce lo auguriamo, dai. Da che lo desumi? Da tipo di nuvolaglie che si vede all'orizzonte. Allora speriamo che ci sia un bel tramonto. Noi rimaniamo qua intorno, andiamo a fare un po' di scouting, andiamo da quella parte. Io ho da provare qui la nuovissima Olympus OM1 con un po' di obiettivi, vediamo che cosa ci riserva il pomeriggio. Il castello di Rocca Calascio è il castello più alto d'Europa, infatti qui siamo ad una quota di circa 1500 metri ed è nato negli anni 1000, insomma sono le prime tracce del castello. Il maschio centrale risale circa all'anno 1000, però dentro c'è addirittura qualche segnale che potrebbe risalire ancora a qualche anno prima dell'anno 1000. Comunque insomma è veramente uno spettacolo, un luogo bellissimo. E poi più avanti sono state costruite le torri intorno, ma nasceva questa torre centrale, il maschio, come torre di avvistamento qui della baronia di Carapelle, e la zona fu acquistata negli anni dalla famiglia Medici perché erano commercianti di lana e quindi con un lampo di genio decisero di acquistare la zona dove la pastorizia aveva
chiaramente un'importanza molto predominante nell'economia locale, per cui un po' la famiglia dei Medici ha preso possesso qui del castello, dei vari borghi intorno, specialmente a Santo Stefano di Sessagno, che si trova circa 3 km da quella parte. E questa sera siamo qui in attesa del tramonto, ci vorranno ancora circa 2 ore per avere un po' di colore, ma qualche cosa di buono uscirà, perché ci sono delle nuvole molto belle e il sole da quella parte è abbastanza libero, per cui siamo fiduciosi che un po' di colore uscirà. Magari non si vedrà in fondo il Corno Grande, il Gran Sasso, ma troveremo sicuramente qualche bella prospettiva da fotografare. Allora abbiamo raggiunto questo luogo un po' sopraelevato, abbastanza favorevole sulla Rocca Calascio, su tutto il panorama. Guardate, lì c'è Castel del Monte, il Monte Bolza di qua, e sotto il monastero, il battistero. Allora Ascanio, che dici? Dove ci andiamo a mettere questa sera per il tramonto? Facciamo la scelta, sacrifichiamo il castello e prendiamo Santa Maria della Pietà verso Campo Imperatore. Sì, credo anch'io che sarà l'unica, perché da quella parte c'è tutto un gioco di nuvole, non so se si vede dalla telecamera, che si sta creando in fondo all'orizzonte. Tra l'altro qui questo bel pino, vedete, dietro lì, insomma, dietro le mie spalle, prima aveva una bellissima forma conica, ma evidentemente ha preso una malattia o le processionarie, insomma qualche cosa, purtroppo si è spennato sulla punta e ha perso un po' di quella bellezza che lo rendeva un soggetto per la fotografia. Quindi dovremo qua inventarci qualche cosa, ma comunque guardate, lo scenario è davvero incredibile. Guardate tutta la catena del Gran Sasso in mezzo alle nuvole, sicuramente ci sarà da divertirsi. Stiamo cercando un punto interessante per la fotografia, in modo da avere Campo Imperatore bello illuminato, ma magari tenerci anche di scorta qui il castello, che magari verso il tramonto può ricevere qualche raggio di sole. La situazione si sta facendo davvero interessante, ci sono dei grandissimi nuvoloni da quella parte, sono un po' in bilico, non so se riuscite a vedere, dietro quel povero pino, e tutte le colline intorno a Campo Imperatore si stanno colorando. Credo che sarà ora di andare a mettere il cavalletto e cercare la fotografia per il tramonto. Alla fine abbiamo scelto questo punto di ripresa con un colore pazzesco lì da quella parte verso gli orizzonti occidentali. Campo Imperatore sta offrendo adesso un po' di nuvole in fondo, e non credo purtroppo che esca fuori il Gran Sasso, il Corno Grande, però noi questa sera dobbiamo accontentarci di quello che c'è, e non è poco. Andrò a posizionare il cavalletto, sceglierò la mia composizione e poi proverò questa Olympus, questa OM System OM1, e vediamo un po' che cosa si può realizzare. La composizione è un po' complicata perché qui non c'è un gran primo piano. Forse utilizzerò quelle rocce lì in basso come diagonale, come sfondo. Vediamo un po' che cosa si può realizzare.
sole ormai è tramontato, la nebbia come vedete ha un po' coperto tutta la zona, anche se un po' si sta diradando verso da quella parte, però la luce ormai purtroppo è sfumata. Anche l'avventura di oggi è finita ed è stata un'avventura così estemporanea. Non avevamo programmato di salire qui a Rocca Calascio, ma le condizioni erano veramente interessanti. Abbiamo avuto anche un po' di fede, un po' di fortuna a sfidare le nuvole. Ringrazio Ascanio che è un fotografo di grande esperienza, andatelo a trovare su Instagram, vi lascio le indicazioni per rintracciarlo. Qui da Rocca Calascio niente, dobbiamo salutarci perché come vedete ormai è difficile la fotografia. Io vi ringrazio per averci tenuto compagnia fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Andate a visitare anche il mio sito internet perché ci sono delle novità, c'è una newsletter, ci sono degli sconti e delle offerte. Qui da Rocca Calascio per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!